Quello che state per vedere non è solo un semplice incontro tra atleti, ma qualcosa di mai visto prima in Italia e forse nel mondo. Un evento straordinario, un raduno che va oltre le singole discipline, oltre le regole scritte nei libri di arti marziali. Qui all'Iron Dojo abbiamo riunito i migliori, i più forti, le menti più brillanti delle arti marziali e degli sport da combattimento. Ognuno di loro rappresenta un'arte, una filosofia, un percorso fatto di sacrifici, sudore e vittorie. Karate sportivo, Brazilian Jiu-Jitsu, Kyokushinkai, Wing Chun, stili diversi, scuole di pensiero opposte, ma un unico obiettivo: mettersi alla prova, condividere la propria esperienza e imparare l'uno dall'altro. Il leggendario Luigi Busà, campione olimpico di karate sportivo, il maestro Claudi Bagliu, esperto di Brazilian Jiu-Jitsu, il Sifu Gianluca Fumarola, il Sifu più forte d'Italia, il Senpai Luigi, il Senpai più forte d'Italia, il Senpai Bruno, l'enciclopedia delle arti marziali in Italia, Senpai Simona, la Wonder Woman del karate Kyokushinkai, ed infine, ma non per importanza, il maestro Francesco Pappalardo, il presidente dell'ASI. Ma oggi questi straordinari atleti non sono qui per gareggiare, né per dimostrare chi sia il migliore. Oggi mettono da parte ogni differenza per un confronto che va oltre la tecnica, oltre la forza fisica. Oggi si uniscono le loro conoscenze per dare vita a qualcosa di unico, perché quando i più forti si riuniscono non nascono semplici campioni, nasce una squadra, nascono gli Air Wingers. Karate unico. Questo sempre ringraziare il presidente dell'ASI Francesco Pappalardo, che ha permesso una cosa bella, nuova, dove i karateka ci siamo uniti tutti insieme. Ora arrivano i maestri del Wing Chun, i maestri del Brazilian Jiu-Jitsu. Questo qui, ragazzi, è Claudi Bagliu, non è Chip e Chop. Aspetta che già lì vado KO in un secondo. Non me la sento proprio tanto. Quando è il prossimo sparring, senpai? Questa volta no. però, questa volta Con lui no. Questa volta ti vogliamo di Brazilian Jiu-Jitsu con Claudi. No, lo farei. Lo facciamo, Claudi? Certo che lo facciamo. Beh, cioè, lui è normale che lo fa, il problema io sono. Caro, è come avere a che fare con un'anaconda. Cioè, io tanti, lui nasce nell'Iron Dojo quando facciamo Brazilian Jiu-Jitsu con Nicola Ferrari e poi si è evoluto. Ma quando scambio, che mi viene a allenare ogni tanto perché mi vuole un bene dell'anima, caro, è un'altra forma. Cioè, tu sei convinto che stai facendo qualcosa e lui già ti sta legando da un'altra parte e cominci basta. Allora, Claudio, io ti propongo un'altra cosa anche. Vogliamo uno sparring con te, ma poi dovrai allenare il senpai per una cosa incredibile. Quale? Dovrai allenare il senpai per fare almeno una ripresa, non farsi chiudere in una ripresa da Daniele Scatizzi. Ma la finisci, comba, che io ho 50 anni. Ce la possiamo provare? Certo. Sì. Così ho grandi aspettative. Sì, grandi aspettative per il senpai. Scat. Questo è un messaggio per Scat, non deve essere pubblico. Io ti amo. Io già come sto spaventando, puttana. Cioè, poche volte ho avuto paura in vita mia, ma ora comincio ad averne. Vabbè, adesso che ti prepara Claudi sei a posto, senpai. Ma che a posto? Che mi prepara Claudia a posto, il materiale che deve allenare che non c'è, capito? Io lo preparo a sopravvivere. Ecco, bravo. A sopravvivere a un incontro. Una ripresa deve durare senza farsi chiudere da Scatizzi. Ma Dici già che male. Dai. Io accetto, come Gianluca ha accettato di venire qui e tutto, ma già mi Hai sentito Scat? Non presentarti neanche, Scat. No, non ho sentito. Io ho detto altro e se sentirai questo poi ti mando il messaggio con la verità. Ma tanto io taglio i pezzi che mi interessano a me. Lo so che tu tagli. E io poi gli mando il messaggio, però Scatti, vedi che io non l'ho detto queste cose. Ma chi mette più zizzania di me qua in questo dojo? No, ma tu sei un essere cattivo, sei un essere malvagio, questa è la verità. Poi questo minchia microfono in mano perché ho gelato. Fammi cambiare, va.
Allora, stavamo parlando di arti marziali. Che falso. Anche fa. Troppo bella, compa. Questo non c'è Queste qui le troverete sul Link in bio. link in bio. Poi dice che stiamo guardando sempre male, non mi pensa mai. regali. Oh, ma è Ma bellissimo. gli sta un po' larga questa. No, che minchia c'è qua, guarda che minchia c'è qua. Guarda che c'è. Spettacolo, bella cara. Si fa la storia. Ma voi siete i protagonisti del Karate Unico, la nuova serie che sta uscendo su Netflix. Non lo spoilerare. Karate Non Unico for spoilerare life. Ah, ma esce vero? Cioè, poi la cosa finale è il combattimento vero. Combattimento per rompere. Allora, 200.000 iscritti, combattimento tra Shotokan sportivo. Ok? No, perché mi ha rotto i coglioni dall'ultimo video. Non è Shotokan È questo. karate sportivo. È karate sportivo. È vera questa Lo cosa? stile Shotokan è il mio stile, però poi è sportivo. Io nasco con lo stile Shotokan. Ok. Però poi è viene applicato nel karate sportivo. Chiaro, quindi se lo dice lui, ragazzi, che è un campione olimpico. No, io sono nato e ancora non vede i coglioni. Se ti rendi conto, vanno a correggere lui che ha vinto perché le loro cose. ne sanno di più, hanno vinto la forfora. Esatto. Ma comunque adesso che c'è uno che gli ha lanciato la sfida al senpai di sfidare Agayev, che quello ha fatto la finale con me l'Azerbaigiano. Vero. Però il senpai ha avuto paura e quindi abbiamo detto No, ma io mi spavento di tutto. Cioè, infatti il giudizio basta descrivere che ho finito le minchiate con quegli sport. Caro, dobbiamo pensare a allenarci, non a ste minchiate. Però se farete gli abbonamenti, Il dojo è sempre aperto. dimostreremo che anche il mio karate non è male. Aia. Questo l'ho sentito nel siamo cuore. male. Calcola che io ho una vita che le prendo sui schiaffoni. Sifu, oggi una gangbang di arti marziali. A posto Tutte siamo. una gangbang di Shotokan Mischia e tutto, Sì. mischiamo tutto. BJJ, grappling, Shotokan, chi più ne ha più ne mette. Io sulla gangbang iniziare. E Senpai Bruno si ritira. Sinceramente ho qualche dubbio. Senpai Bruno si ritira adesso. Non è roba mia, ve lo dico su. Senpai, cosa stai facendo là E dentro? non è roba mia, ho detto. Ah, ma aspetta, ma quello è... No, quello non lo facciamo vedere, se no mi bloccano il video. Sembra di capire che Senpai Bruno sta lanciando la sfida al maestro di Wing Chun. Possiamo dirlo? Ma possiamo dirlo? Io non posso neanche più sfidare la fosfora come c'è. Ho perso con la fosfora e il mandante. E ho pure smesso di combattere la calvizia. La guerra persa, quindi. Minchia, mi ha messo giù 2 volte la calvizia. Ok, però guarda che barba. La barba. La barba c'è. Dovrei girare la testa. Se me la inverto. Aspetta. Com'è? Come verrei fuori? Cazzo. Mettiamo il contrario. Bello, mi sono divertito, sì. No, non abbiamo gare, no. È un'arte marziale che in realtà si basa sulla difesa personale, e però secondo me è un po' un problema che non ci siano delle gare. È un po' un problema perché ti potresti anche mettere alla prova, ovviamente con le regole. Le fanno in realtà, c'è l'Ip Man Cup in Cina, solo che sono circuiti un po' piccolini, cioè non è come il karate che è un circuito, manca questa cosa qua secondo me. Cioè, sai come marcare per un punto, calcio, pugno o non esiste? No, non esiste. No, da noi no, non esiste. Quindi queste gare che fanno le fanno a K, cioè come KO? Si dividono principalmente in 3, fanno gare di Tolu, che sarebbe tipo il vostro kata, quindi di forma, di Chisao, che è un esercizio di sensibilità, e poi uno sparring, però con protezioni caschetto, guantini di MMA. Calcio e pugno? Sì, no, calcio e pugni, sì. Però non abbiamo tipo low kick, abbiamo solo Però se non c'è il punteggio, in che come si va a relazione? Cioè... ogni diciamo federazione fa delle regole. E scusami, quindi per vincere io cosa devo fare? Per esempio più nel colpi, CISA, sì, nel CISA è quello che porta più colpi senza farsi toccare, tipo io ti tocco 3 volte, tu mi tocchi 2, quindi è punto mio. È così. Invece nello sparring proprio? Nello sparring chi tocca, chi tocca per primo, e come tocca, se il pugno magari è più, se tu tipo mi sfiori e io però ti tocco pieno, il punto è mio.
fanno così, però in Italia c'è, però è chiusa alle associazioni. Tipo io ho un'associazione di, esempio, 50 persone, organizza nella mia associazione una gara, però è chiusa a se stessa. Perché non lo so, ma secondo me dovremmo organizzare qualcosina anche in Italia. Si può organizzare qualcosa. Perché secondo me aiuterebbe anche a far svegliare tante persone. Come il karate, che c'è tradizionale che non concepisce lo sportivo. Ma ovviamente il tradizionale è bello, ma poi se uno vuole fare le gare, perché no? Anzi, ovviamente il bacino di utenze Io guarda che sono pienamente d'accordo. cioè, ognuno fa il suo, no? Ma tu che hai avuto questa cosa qua anche con lui, che comunque ti conosce, puoi lanciare sta roba. Fare pure il business. Però... Secondo me sarebbe il futuro, lanciare il Wing Chun a livello sportivo. Secondo me ne gioverebbe anche la disciplina in sé, perché crescerebbe comunque atleticamente. No, assolutamente. Con la gara cresce, perché quando c'è competizione cresce. Per forza, si alza il livello. Sì, c'erano. Fanno preliminari, Sì, ci sono. quantori, però alla fine sembra quasi un Saddà, quindi dovresti fare una roba proprio. Sì, devi mettere delle regole. Se no diventa Saddà. Ma secondo me non l'hanno mai fatto a livello, diciamo, globale, perché devi metterti lì e vedere, Cioè praticamente la questione del radicamento del Wing Chun. No, con le calze, togli le calze, perché sennò non c'è. Che no, che dopo trova le scuse, sai. Ma c'è le calze, si scivola. Giusto. Mani? Sì. Io devo spingere. Sì. Va bene, tu lascio quel deposito che vado ritirato io. Ma come faccio a sapere che dov'è? È una cosa particolare che poi metti. Modulo la. che poi spiegare la gente, tanta gente non ha capito, questo è un esercizio, no? Come magari si fanno i katana nel karate, di ma cosa serve quella roba lì? Per non far chiudere la tecnica. Quando arriva un colpo, per non far sì che la tecnica ceda, quindi vai a scaricare la forza. Allora vedete, questa è cosa di sensibilità. Sì, perché tu come sei sensibile che appena io levi e metti. Ma come quello che fanno tipo nell'MMA, il push and pull, scusami, è quello che fanno tipo così. È la stessa cosa, si tratta solo di stabilità. Chiaro. Figo, un sacco sensibile. Vedevi, figa. Bella. Poi è detto da lui, grazie. No, perché mi sembrava dal video, mi sembrava che tu era qualcosa solo di piedi, invece è anche questo. Sì, no, è tutto modulabile, puoi farlo con un braccio, su una Ma gamba. la cosa particolare non è tanto quella, è perché comunque se tu noti, ti metti magari una posizione classica da sport da combattimento con il piede dietro che ti fa d'appoggio, mentre lui invece rimane in una posizione in cui dici da qua solitamente vai indietro, cioè nel senso non c'è stabilità a stare così. E infatti è strana come roba. E poi qua c'è sempre Luigi che io devo rompere. Cioè, guardate quanti follower ci sono solamente in questo dojo, in questo momento. Sogniamo. Business del futuro, la federazione del futuro. Porca miseria, ma meglio degli Avengers, ragazzi. Ma cosa sono gli Avengers in confronto? Ma la forza è proprio questa, proprio ritrovarsi, essere amici, più che pensare a cose più forti, cose meno, tutti minchiati, soltanto poi la morte arriva per tutti. Perciò quella è la cosa più forte. Perciò siccome abbiamo questo piccolo spazio, godiamocelo, che è la cosa più bella. E le arti marziali devono servire a questo, che poi alla fine che stiamo dimostrando che in un dojo c'è un campione di Brazilian Jiu-Jitsu, un maestro, non te l'ho presentato, un maestro di Wing Chun conosciutissimo, un minchione perché io non sono nessuno, un campione olimpico, un veterano delle arti marziali, Il senpai Bruno, sempre presente il senpai Bruno. un campioncino in erba che non lo devo crescere, che deve diventare più grosso e più cattivo di me. Mamma mia che rimbombo però. Il maestro Pappalardo, quello è un nome importante per Ecco, presentiamolo senpai, presentiamolo come perché presidente dell'ASI, che ne parlavi l'altra l'associazione volta. sportiva. Quest'uomo qui dimostra quanto siano importanti le associazioni per persone come noi, perché io non ho mai trovato una persona che mi abbia detto: fa Luigi, parlami di quello che vuoi fare e l'idea che avete, lo stage unito io e Sensei Busa. Lui ha fatto niente, ci ha detto: ragazzi, se lo volete fare ci penso io. E l'abbiamo fatto, abbiamo L'abbiamo organizzato, fatto. è stato un bellissimo evento unico di karate.
quasi 500 persone, adesso... No, 570, sono Ma il discorso qual è? L'associazione che è vicina e ti dice fai, ti aiuto, non ti preoccupare, perché noi siamo maestri. Siamo istruttori, non siamo persone di business, non ne capiamo tante cose politiche, perciò devo dire io da una vita che sono affiliato, ma a me mai mi è successo. Abbiamo fatto... Minchia, Presidente, tu a me mi chiamasti, ma Luigi, non ti preoccupare, fate aiuto io, perché io ero nell'acqua, no, cioè io non so fare niente. Mi fa non ti preoccupare, ti aiuto io. E devo dire la verità, io ho dovuto solo fare quel poco di karate che conosco. Beh, solo quel poco che già... è già tanto. Infatti lui è umile, però lo sappiamo, oramai la gente lo conosce, il Senpai Luigi. È stato... Però posso dire una cosa importantissima, il fatto di vedere comunque legate due discipline che vengono dallo stesso ramo, come il karate, anche se divise, però vederle insieme è una cosa, no, è una cosa particolare. Ma c'è appunto lui. No, ma poi soprattutto, cioè, diciamo che abbiamo giocato facile, no? Perché con un grande personaggio come Senpai e un campione olimpico come Luigi Busà, insomma, abbiamo giocato abbastanza facile, però non è abbiamo facile, visto... non è facile trovare due persone così di mentalità aperta, esatto. Quella è la cosa. Esatto, ed è quello che è piaciuto tantissimo a tutti i partecipanti. Sono arrivati anche da altre discipline, sono arrivati dalla kick, sono arrivati dal semi, dal full, dal light, sì. E si sono veramente divertite, ma soprattutto hanno appreso un metodo di allenamento diverso, ma soprattutto hanno riscontrato una mentalità aperta nelle arti marziali, nel karate, che questo, voglio dire, per noi è importantissimo e fondamentale, perché quando oggi io dico sempre ognuno sta nel suo orticello, ognuno sta nel suo feudo, e questo non va bene. Noi dobbiamo uscire fuori dai nostri feudi, dai nostri orticelli, per far vedere a tutti cos'è veramente il vero karate o le vere arti marziali, che è condivisione, fraternità e unità nella condivisione di un... Il discorso è bellissimo, però quello che torno a dirvi, senza uomini così, ragazzi, non ci riusciamo. Punto, perché io arriva Erwin, mi abbraccio con, però poi non riesco a trovare. Questi uomini fanno grande e forte lo sport, le arti marziali in Italia e spero in futuro in Europa, perché a me non è mai successo che una persona ti prende per mano e ti dice realizziamo questo tuo sogno mio e di Sensei Luigi Busà. Cioè io infatti subito mi sono spostato in Asia. Perché? Perché cavolo, abbiamo bisogno di aiuto. Cioè noi diamo un aiuto, spieghiamo ai bambini, ai ragazzi, alle persone adulte, anche con i social fortunatamente ormai, e le persone ci vogliono bene. Però cavolo, abbiamo bisogno di un aiuto anche noi, perché i nostri dojo sono piccoli. Ragazzi, qua sono 40 metri quadrati, perciò io fuori da quella porta non sono nessuno. Le persone importanti, come il presidente, cavolo, che ti entrano al dojo e non dicono sono il presidente, sono io che mi obbligo a chiamarlo presidente perché se lo merita, non per altro. Ti prendono per mano, ti dico aspetta che c'è tutto il mondo fuori. Dai, posso aggiungere una cosa, guarda, questa è la politica, ecco, la meraviglia della politica. Ecco, io invece posso aggiungere che magari per tanto tempo mi sono trovato le porte chiuse di certi dojo, certe palestre, proprio perché volevano rimanere solamente tra di loro ad insegnare. E questo... Quando in realtà la divulgazione al giorno d'oggi è importantissima. Certo. Cioè, se no rimangono solamente i detti, cioè io facevo già così, noi facevamo già così, e non si crea una cosa, una roba storica dimostrabile a livello magari video. Oggi ci sono i video, quelli rimangono per tutta la vita, questi video. Sì, ma un tempo c'erano i libri, ma l'evoluzione fa sì che comunque ci siano sempre più comunque meccanismi di divulgazione che tanta gente non sfrutta. Lo so, ma oggi effettivamente il vero grande problema è questo. Oggi ci troviamo davanti a un grande ente che è l'ASI, dove ASI promuove, aggrega, e quindi grazie a questa politica di crescita collettiva ci possiamo permettere di fare degli eventi come quello che abbiamo fatto con i due grandi esponenti del karate, e adesso lo stiamo proponendo sia a Roma che anche in Sicilia. Ce l'hanno chiesto, lo vogliono, le persone comunque amano questi due personaggi, perché poi bisogna dire le cose come stanno. Oltre ad essere due grandi tecnici,
ma riescono a trasmettere ai ragazzi, alle persone che sono lì davanti, l'essenza vera del karate, delle arti Posso marziali. dire che è la cosa più importante questa. Bravo, hai sfondato, cioè hai centrato proprio quello che oggi è il problema. Ci troviamo con tanti tecnici che sostanzialmente sono bravissimi, sono dei tecnici di grande esperienza e di grande conoscenza, però si chiudono nel loro dojo e non fanno aggregazione. Oggi il nostro progetto è questo: uscire da questa mentalità e a dire a tutti: guardate, questo è il karate, è amicizia, dobbiamo crescere e soprattutto ci dobbiamo divertire, perché è quella la cosa importante. Vero, pienamente d'accordo. Numero 1, c'è più che studiare. Hajime! Però se tu applichi il Wing Chun ad alto livello, perché magari fai questo. Sì, puoi mettere calci alti. No, Wing Chun non si può dire, no, Wing Chun. Wing Chun no, si può dire. Come Basta che non è Wing Chun. Wing Chun. No, Wing Chun. Tanti hanno scritto, no? Dicevo, La G, no. quando la gente dice Wing Chun con la G finale. O la King Boxing. O la King Boxing. La King Boxing. C'è anche quella. Oppure quando mi chiedono tu cosa fai, io dico jiu-jitsu, jiu-jitsu è tipo col ballo. No, non è capoeira, ma è jiu-jitsu. Quella è la capoeira. Quella è la capoeira, però per loro, perché tu dici jiu-jitsu brasiliano, allora dicono quindi è la capoeira. Chiaro. Un po' di ballo. Sì, dicono tutti la stessa È cosa. diventato famoso così la capoeira. Ma perché la gente si mena sempre qua? Io non Sempre questa cosa, ma si scaricherà le batterie. Questo è un cazzolante. Oh, Ormai ci stai, ormai. Questi giocano, si divertono, vedi? Questo è il vero karate. Sì, adesso se non ci divertiamo è E finita. in teoria non si potrebbe, è eresia perché siete di due scuole diverse. Non potete fare questi scambi. Ma siamo dovuto la 104. Ma sai che? È da una vita che non faccio come si chiamano? Vai sopra. Quello che fai. È da una vita. Non insegnare niente che diventa bravo. Non te lo ci farò mai. Non te lo ci farò mai. Io non potrò più diventare bravo ormai. Ormai il video l'ho messo. Tutti sono convinti che ti ho fatto male. La gente è convinta che ti ho tirato io via. Io comunque ho confermato la cosa, ho detto Senpai Luigi è caduto giù alla fine dello sparo. Sì, infatti abbiamo eliminato il video. L'abbiamo tagliato. Che bastardo, però con Mawashi mi avevi preso, Abbiamo jiu-jitsu, Cisao. Ma segniamo. Ciao. Questo comunque è il più grande parco divertimenti, penso, della Lombardia. E io lavoro. E io bacchetto Rassa Power, che uno pensa che siano mega aziende. E siamo qua a impacchettare. Volendo. Leva articolare oppure si possa andare a prendere, andare dietro la schiena. Infatti noi il gomito massimo un pugno di distanza, perché se te lo lascio di più basta, è fatta. Sì. Esatto. Sì, ma questa qua è una tecnica che facciamo nel jiu-jitsu, per esempio. Noi partiamo sempre controllando il polso, oppure Sì, quello che faceva Walter. esatto. Questo qua più nel grappling, invece col kimono, posso prendere il kimono, ok. Polso. Però questo si può anche fare da qua vado a combattere. Sì, lavoro per andare su- dietro la schiena, oppure per buttarti a terra, eccetera, e continuare. Figo però. Infatti noi con sulle leve, tipo se ti metti un braccio così, devo avere il gomito più Esatto, perché se ce l'hai disteso, già qua hai già fatto la metà del lavoro che io cerco di fare. Guardo solo il colpo e via. Ricordati, quando me ne esco di qua mi devo portare dietro il trinceo, cioè a me mancano, hai capito? Adesso faccio un po' di jiu-jitsu. Vai, fallo così, vai. Il jiu-jitsu, ecco questo è il jiu-jitsu. Non possiamo farlo perché è solo per gli abbonati. Io scappo per la Questo è Wing Chun, vedi? Scappo con onore. sì, se non Sei il maggior conoscitore di arti marziali in Italia. Io sono. In vita in Italia. Speriamo ancora per qualche giorno.
Se vengono per fare una certa età, poi ci lascia. Per quanto tempo ancora non si sa. Minchia, oh. E prova un po' di Cisao. Ma come deve fare? Non deve lottare con adesso deve provare Però Ah. ci starebbe provare il Cisao col karate, cioè praticamente la fluidità con la potenza. Spettacolo. Ma però devi arrivare a contatto. Ci so che quando arrivo qua lui inizia ad applicarlo. Se io so, se lui non ha la mia sensibilità di dove arrivo, Sì, se parti da qua devo costringerti. deve costruire l'azione. La cosa che hanno loro che ovviamente costruiscono l'azione su una linea retta perché ti guidano. Io devo fare in modo tale che lui si appiccichi alle mie braccia. Che io Quindi non faccia ho problemi. qualcosa per arrivare, così lui può deviare e rientrare. Sì. E a quel punto il loro fine è questo. Ah, però vedi. Sì. Questo qua non sa. Vedi. E ne sa il senpai Bruno. E ne sa il senpai Bruno. Ho visto i film, te lo giuro, ho visto i film. Ha visto il film di Ip Man? Cazzo, non l'ho neanche visto. No, veramente? Adesso Il primo è bello. Però c'ho ancora i 2 vecchi libri di quelli. Tanto uscirà adesso un bellissimo video in cui praticamente ho fatto fare la reaction a lui alle scene del film di Ip Man. Ah sì? Minchia, quello deve essere e così ti guardi anche tu le scene, senpai. Sì. Poi tra l'altro l'ultimo film non l'ho neanche visto. Lo sapevi che in realtà Entrare film. lo sapevate che in realtà Ip Man ha combattuto contro Mike Tyson? A Pinerolo, una serata giocata. E io che ci stavo pensando, ma che mica. Oh, nel film succede questo. Poi lo si può applicare davvero tanto. Sì, lo puoi secondo me mettere sì. dappertutto. Sì. Anche la questione delle gambe, cioè nel senso che è boom, che poi fai sti lavori per spingere per poi rientrare. Per me si applica di brutto. Quindi è applicabile il Wing Chun? Sì, io sono convinto, ma io te l'ho sempre detto, ma per me è applicabile anche l'Aikido se uno è bravo. Cioè, il vero problema dell'Aikido qual è? No. Il vero problema dell'Aikido è che la gente pensa all'Aikido. Tu devi pensare alla tecnica alla fine sono leve. Cioè, il nostro corpo funziona in una maniera biomeccanica uguale. Sì. Quindi che io faccio questo, che io faccio questa, che faccio Aikido, che faccio Judo, che faccio Brazilian Jiu-Jitsu, saranno tre modi diversi di chiamarla, 3 contesti diversi, ma minchia la leva è perché il polso così non è naturale. Sì. Quindi la gente deve anche capirle queste cose. Ma infatti secondo me le arti marziali è l'idea di una persona di combattimento, la sua idea, poi da lì si sviluppa. Però spiegavi prima il concetto di Cisao. Il Cisao quando è che si applica? Si applica quando devi cercarlo il contatto, no? Il Cisao io non posso cercare, cioè se lui inizia a martellarmi io non posso. Se io tengo la distanza, lui, cioè, non posso. Tutto ciò che ha studiato, cioè il concetto di sviluppo come nel Brazilian, sì. Perché ormai nelle gare di Brasile la gente parte e si siede. Io sono contrario. Eccolo! È già seduto! Poi Guarda, siamo in una palestra dove siamo tutti con la mentalità aperta. A un certo punto diventa finalizzato a quello, quindi perché perdere tempo in piedi? Se vedi il vecchio Brazilian Jiu-Jitsu, cioè avevano anche competenze di judo, quindi le proiezioni non che non le sanno fare, però se alla fine la proiezione non porta a punto, nessuno le fa. Sì, è un contesto. Però se vedi quelli top che c'erano già 15-20 anni fa, tipo Galvao, era gente che era già secondo dan di judo. Cioè nel momento in cui ti faceva un nippon, ovvio che continuava a terra. Sì, ma se ti fai un volo da questa distanza a terra, te la giochi male. Quindi sei più avvantaggiato. perfetto. Quindi il concetto qual è? Il concetto è, se poi è finalizzato solo allo sport, è ovvio che tu fai tutto quello che puoi, quindi tieni la posizione, vinci di mezzo punto. Tanto è vero che i Grace poi crearono Metamoris per dire no, basta. O vinci per sottomissione, se no è pari. Okay. È pari. Perché se nessuno è morto, il PON, o abbattuto, arreso, vuol dire che nessuno ha dominato l'altro. Sì. Non ci sono i mezzi punti, 3/4 di punto, dammi un resto, cioè non ci sono queste cose. Per me è il top. Io sono sempre stato convinto. Se una disciplina KO deve finire col KO. Okay. Luigi non è così convinto, però io sono convinto così. Cioè. Non Busà, sto parlando e di quindi se non è Luigi. applicabile il Cisao, se non è applicabile a un discorso di distanza, quindi con il jab. No, io devo costringerlo, Ok. perché allora questa cosa qua si è capottata. Nel senso, se lui inizia a muovere le braccia per colpire, Sì, non io riesco cerco ad di fare sti appiccicarmi, lavori. capito? Quindi cosa devo fare? Devo costringere, in realtà non sono io che mi appiccico, devo costringere lui
ad appiccicarsi alle mie braccia. Ok. Quindi quando lui fa questo lavoro qua, io vado a chiuderlo. Cerca di accorciare la distanza. Quando lui si appiccica, allora faccio qualcosa, posso lavorare, posso... A suo favore dico anche che se lo voglio picchiare c'è poco da fare, lo devo prendere. Sì, deve venire qua. Gente, no, ma io sto lontana, e stai lontano non lo picchi. Oh, per picchiarsi devi stare vicino. Sì, si deve Ce n'è. avvicinare. O se no vendono le fionde. Da 2 metri tiri i sassi. Però il concetto, la gente deve capire quando dice ma ci manca spazio. Che cazzo di spazio ti manca? Quanto è lungo un braccio? Da qua puoi combattere in qualsiasi disciplina. A 3 metri non combatte nessuno, si dicono parolacce. Cioè, Si sputano. si sputano. Che cazzo? L'economia di movimento è che io, tanto se lui mi deve venire a picchiare non vado io da lui. Quindi aspetto che lui si avvicina. Il concetto è quello, è come tipo nel judo o nel sambo o nell'olimpica, cioè non è che la lotta partono da qua e continuano a girare, l'arbitro gli dice vi dovete toccare, cioè non è che state qua girando la materassina. Quindi certe domande sono inutili perché partono da un concetto sbagliato, ma se io me ne sto a casa mia, certo che non riesco a ripiare gli schiaffi. Secondo me chi dice queste minchiate non sa manco di che parla, perciò non ha mai fatto nessuna pratica sportiva dinamica da Ma la combattimento e maggior parte non... purtroppo bisogna far capire queste cose a quelle persone. Lo so, c'è pure gente che pensa che si possono intercettare tutti i colpi che uno ti tira. Poi ti guardi un po' di pugilato, K1, Kyokushinkai e capisci che se ne prendi uno o due che le intercetti è già buono, gli altri li prendi tutti. Lo so, però le persone o fanno finta di non capire o non vogliono ascoltare il messaggio vero. Il messaggio vero, allenatevi carosi. Miracoli non esistono, solo l'impegno. Lo sai stesso, diceva, se devo dare un consiglio, allenatevi. Allenatevi. È inutile perché tanto poi non è che perché ti alleni, schivi, fai, quelli sono film, ragazzi. Sarebbe bello se fosse così, ma Devi provare non lo è. poi la prova del 9 e provare Poi poi le prove sono le prove, per quelle esistono le gare. Le gare, quando dite ma se io ti do un pugno, ma se io ti do un colpo, arriviamo alla bomba atomica. Perciò fermiamoci al regolamento. Quel regolamento non lo prevede, punto. Quella disciplina è fatta così. Se a chi ne parla non piace, è giusto che non la segua. Però già che comprende il senso è importante per far capire che dentro la testa c'è qualcosa e non solo il vuoto. Ognuno si pratica poi quello che gli piace. Ognuno poi pratica quello che vuole, però è giusto capirle le cose. Una volta che l'hai capito, oggi domani ne puoi anche parlare. E quello fa bene alla crescita. Ma sembra se uno ti dà un pugno, se uno ti dà un pugno, e se uno mi dà un pugno. Becchi un pugile. E quello, poi arriva quello col coltello. Dopo quello col coltello arriva l'amico mio di mio cugino con la pistola. Poi quell'altro c'è il fucile da sopra il tetto. Ma di che minchia parlate, caro? Ma campate sereni, ma divertitevi, che la vita è così bella. Eppure corta, perciò se sprecate il vostro tempo a dire ste minchiate state togliendo pezzi a del tempo che è importante. Invece comunichiamo, chiediamo, Erwin, tu che ne pensi? Mio parco strano sul regolamento, e uno te lo spiega, oppure dice guarda è così. Ma sparare sempre sti minchiate, il pugile, il coltello, il mio cugino, quello che viene da giù, ma per cortesia dai. In strada conta la cattiveria però. Sì, ora fatemi lavorare, che devo cucinare. Ci sono più arti marziali qua dentro, stili di arti marziali, cinesi, giapponesi. L'avrei fatto apposta, È un circolo, è diventato il circolo. Per me dovremmo aprire, Questa situazione è incredibile. per me dovremmo aprire una palestra di MMA. Sì, è vero. Ah sì, Esatto, sì, li facevano negli anni 80, 90. Voi avete tipo drill che iniziano da qua e poi vai a finire per Ci sono terra. tanti di drill. Eh sì, non vuole provarlo, sto bene. No, voglio provare. Vai provare. Allora, di solito io spiego sempre il perché si porta a terra un combattimento nel jiu-jitsu, del perché noi siamo specializzati nella lotta a terra. Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu, esatto, sì. Beh, per me è Jiu-Jitsu, quindi... Ok. Però giustamente Brazilian Jiu-Jitsu. Prendiamo il senpai in persona. Chiaro. Se io vado a combattere con lui in piedi, cioè è finita, ok? Ma se lo porto a terra, Finita per me. esatto, ma perché? Perché una persona quando è in piedi è al massimo della sua potenza, ok? Quindi lui in piedi è molto pericoloso per me. Ma se io lo porto a terra, cosa succede? Esempio, lo metto giù a terra, questo qua. Cosa succede?
Che da qui ho dimezzato la sua forza, come diciamo tagliando le sue gambe. Ok, quindi quando io vado a piegare le sue gambe e le porto a terra, lui non ha più la stessa forza di quando è in piedi. Alzati per favore. E quindi noi come facciamo a portare in piedi? Ci sono diversi takedown e diversi modi per portare a terra. Uno semplice, che è la base che si insegna il primo giorno di Jiu-Jitsu, è quello di chiamare la guardia, ok? Guardia ai piedi, di solito nel pugilato è questo, nel Wing Chun può essere questo, in qualsiasi disciplina ha la sua guardia, giusto? Nel Jiu-Jitsu la guardia è quando noi andiamo con la schiena a terra e abbiamo il nostro compagno, il nostro avversario di fronte, esatto. Quindi un modo qual è? Nel grappling, quindi se non c'è il kimono, sì, questo è il mio. Prendo e da qua cosa faccio? Posso andare a sedermi, ok? Mi sdraio e da qua io sono in guardia. Cioè questo è il tuo mondo, Per me, praticamente. esatto, per me io sono in guardia. Lui non è in posizione di guardia, ma lui quello che dovrebbe fare è liberarsi dalle mie gambe e passarmi la guardia. Okay? Cioè andare sopra le tue gambe? No, non andare sopra, dovresti riuscire a liberarti, alzarti e poi avanzare verso di me. Che non è facilissimo perché c'è tenaglie. Certo, no, infatti, certo. già solo cazzo. Ok, e poi inizio a lavorare. Scusa, in questo caso non è le soluzioni di vantaggio lui che è sopra, che no. Sembrerebbe. In vantaggio, in realtà, in vantaggio sono io. Sono io perché ho le gambe che le posso muovere come voglio, le braccia libere. Lui ha le gambe, ok, vedi che fa fatica. Se lui inizia ad alzarsi, io da qua lo sbilancio, ok? E inizio ad attaccare, fare, ribaltare, attaccare e fare diverse combinazioni in base sempre a come si muove anche il mio avversario, ok? Quindi partiamo in piedi per diciamo tagliare le sue gambe, ok? Vuole dimezzare la sua forza. E come lo faccio? Togliendo le sue gambe, portandolo a terra, ok? Faccio sempre l'esempio del toro. Avete mai visto i toreri per catturare un toro? Di solito cosa fanno? Prendono la corda, gli legano le gambe e il toro sta così, gambe legate, cade e quando è a terra non è pericoloso di quando è in piedi. Ok? Io conoscevo il detto tagliare la testa al toro. Non è quello è proprio per me una KO. Però come concetto, vedi, infatti noi nel Wing Chun diciamo che la forza si sviluppa dalle gambe e abbiamo poco a terra, perché una volta che cadi a terra devi subito rialzarti. Poi in questo caso noi siamo specializzati. Se prendi uno specializzato di quello niente tanto. Esatto, sì. Quindi per portare a terra quello è un modo, se no ci sono anche i takedown, per esempio, da qua e giù a terra, blocchi e cadi. E una volta che è caduto cerco di avanzare sempre per togliere le sue gambe, ok? Non è che rimango qua, da qua sposto per poi avanzare. Da qua cosa vado a fare? Il jiu-jitsu è sempre progressivo, cioè non è che è statico, rimango fermo. Ho fatto una tecnica, scusa. No, vi stavo mettendo perché sapevo che uscivate. Quando metto una tecnica, il nostro assistente preferito. L'assistente, bravo! Aveva ragione quella ragazza. Aveva ragione. Os. Quindi dicevo che il jiu-jitsu è sempre progressivo. Da qua cosa devo fare? Non è che rimango qua tutto il giorno. Quello che cerchiamo noi è o la finalizzazione a leve articolari, quindi polso, gomito, spalla, le ginocchia e i piedi, oppure andare a strangolare. Questo è proprio base. Se invece, come dicevo prima, siamo in una competizione, lì subentrano i punti. Quindi per esempio qua per noi sono 4 punti. Una posizione di vantaggio, quindi. Posizione di vantaggio, esatto, sì. Per noi sono 4 punti e poi ci sono altri punti che non siamo qua a guardare. Quindi da qua cosa vado a fare? Vado a continuare la lotta perché voglio che lui faccia tap, quindi che batte. Da qua inizio, lui inizierà a muoversi, a fare, vuole liberarsi e devo cercare l'occasione giusta per andare a trovare un modo per finalizzarlo. In questo caso per me potrebbe essere una bella leva al braccio. Ok, lui si muove perché reagisce, eccetera. Continuo di nuovo fino a quando. Ok. E da qua per me, come dicevo prima, prendere la schiena all'avversario per noi è una posizione di dominio totale, perché da qua al 99% hai vinto l'incontro. Se invece non riesci a tenerlo per qualche motivo, però il 99% qua l'incontro è andato. Lui batte, buono. È finito un film. Sì, È finito un film. No, ma infatti questo contesto qua. Come ora ci sarà chi dice mio cugino gli dà il morso. Ecco, non lo dite, caro, che fate figura della minchia. Non glielo puoi dare un morso a uno che ti chiude, non ci puoi fare niente, sei finito, punto. È time out per noi.
Ci siamo d'accordo Sì, perché certo. è una figata, a terra è una figata. E poi secondo me a terra acquisisci delle abilità che puoi utilizzare anche in piedi. Quella è la figata. Perché poi puoi integrare, dici aspetta un attimo, però a terra faceva così, magari acquisisci anche più mobilità, morbidezza, Magari accetti anche di più il fatto di poi finire a terra. Ma certo, perché nella concezione l'accettazione è molto importante. Sì, di chi pratica Wing Chun c'è la paura. Non devo andare a terra. Non devo andare a terra. E invece magari affronti quella cosa lì in maniera diversa, no? Vado a terra, ma sì, cerco di vedere cosa mi ha spiegato. Quindi... Poi sai, la conoscenza, diciamo che... Fa la differenza. Esatto. Ora ti faccio una domanda io, Claudi. Dimmi. Per quanto riguarda le gare, no, del Kyokushin, degli sport da combattimento, essendo la parte anche di striking, diciamo che c'è un tipo di ansia durante le gare di non prendere i colpi, di non prendere, cioè penso anche nella parte sportiva, no? C'è comunque un'ansia perché anche se non c'è il contatto quello però prendi comunque dei colpi che possono arrivare. Per quanto riguarda la parte di lotta a terra, che tipo di ansia hai? Cioè, sapendo che tanto non ti arrivano i pugni in bocca, i calci in bocca, c'è comunque uno stress psicologico? Sì, sicuramente. C'è lo stress, parlo per me. Poi dopo ognuno la vive a modo suo la gara. Non prendere una leva che magari spacca un'articolazione. Perché da noi comunque ci sono i KO, solo che vengono penalizzati, non si possono, perché noi Guandino è piccolo, le velocità che abbiamo, vabbè, l'avete viste, quindi se uno è stanco, dopo 3-4 match, boom, in una gara capitano i KO, solo che sono sanzionati, non è che vai avanti. Però appunto, magari invece lì a me mi verrebbe più una paura a quello che mi deve, magari per resistere non batto tu e mi rompo il gomito. Questo appunto, tu hai questa diciamo paura perché essendo che derivi da uno sport dove c'è il contatto, ok? Da noi non c'è l'impatto del pugno, del calcio. Quindi uno si immagina magari vado anche a cuore leggero a fare una gara. Cioè questo è nella mia testa. Più che... No, però questo ti parlo da esterno, no? No, uno che fa jiu-jitsu dico, parlo sempre per esperienza mia, non ho mai avuto paura oppure timore di cazzo quello lì mi spacca il braccio o quello lì mi strangola oppure mi spezza le gambe, mai avuto quelle sensazioni lì, anche perché ho fatto anche categorie open, che vuol dire lottare con gente più grossa di te o anche più piccola di te. C'è stata una gara che il mio avversario pesava almeno 100-110 kg. Porca miseria. E c'ho anche il video per dimostrarlo, dove mi ha preso il braccio, me l'ha tenuto per quasi un minuto, dove me lo tirava, ma non è che ho avuto paura, perché conosco la tecnica, conosco diciamo so a cosa vado incontro, quindi mal che vada batto, finito la cosa. Però è più una cosa mentale, è una cosa più mentale, dove ti fai prendere dall'ansia e dici cazzo, cioè sono tutte quelle stress, è uno stress mentale che tu hai prima di entrare in gara. Tu hai mai fatto gare di striking invece? Gare di striking no. Non è mai capitato? No, mai. Okay. Cioè, c'è comunque lo stress psicologico, c'è, ma l'ansia da gara. non per prendere, non di cazzo mi colpisce o prendo un colpo, mi faccio male. Sì, può capitare che magari nel farti un takedown puoi appoggiare male il braccio, ti spacchi la spalla, quello capita. Certo. Quello capita, però non sono quelle, diciamo, le paure che uno che fa jiu-jitsu ha, almeno questo per esperienza mia. Ora lui ne sta parlando da campione, ora parliamo come esseri umani. Il dolore che vi fanno provare questi qua ragazzi non lo provate né con i pugni né con le tibiate, perché vi demoliscono. Cioè quando lui ti porta a terra, se vuole giocare gioca finché svieni, ma neanche te ne accorgi. Se ti vuole fare male, comincia con leve articolari, chiusure di polsi, e prima fa quello, poi fa l'altro, che a un certo punto vi trovate lì che piangete e basta. E non lo dico perché l'ho visto fare a mio cugino, a me l'hanno fatto loro. Se ve lo dico io, fidatevi. Cioè, se uno non ha mai provato, ha fatto solo strike per tutta la vita e prova delle discipline di lotta, la prima cosa che impara subito è il dispendio energetico, perché vai a usare catene muscolari che non hai mai usato, perché come diceva lui non usi le gambe fin quando sei a terra, e quando sei in piedi tipo nell'olimpica il concetto di sensibilità del baricentro tuo e dell'avversario è fondamentale. Quindi quello che tu senti, quello che ho provato io quando ho girato con persone che facevano cose lottatorie, è innanzitutto l'incapacità di gestire la situazione, perché non hai le competenze. La seconda, la pressione che ti mettono, cioè se uno è capace, che pesa 60 kg e tu ne pesi 80, se fa pressione nello schiacciarti, mica sembra di avere una tonnellata addosso, non respiri. Quindi
più che altro è quello che ho provato io, come dicevi tu, se uno fa strike e prova, io ho provato claustrofobia, cioè il termine è claustrofobia, cioè avere uno sopra che si muove, tu non sai cosa fare e ti rendi conto che in pochi Però quello minuti... è durante la gara, non pre-gara. No, anche in allenamento. Anche prima. No, anzi, in allenamento c'è ancora io più... parlo solo della paura pre-gara, l'ansia pre-gara. No, allora, poi dico, secondo me una competizione sportiva procura ansia. Qualsiasi tipo di competizione come un esame, è come un esame. Tu fai un esame, che sia l'esame di scuola guida, tu c'hai l'ansia perché non conosci. Tanto è vero che la cosa migliore per farti superare l'ansia da gara è fare le gare. Esatto. Mentre la gente ne fa sempre di meno perché c'ha l'ansia da gara, ma non lo superi più quella paura. Allontani il problema, devi ma il problema metabolizzare quella paura e trasformarla in energia per farti fare le cose. Chiaro. E invece Sensei Busa, per quanto riguarda il karate sportivo nelle gare, tu comunque come te la vivi la cosa dell'ansia pre-gara? Di cosa c'hai paura? Del colpo che può arrivare? Più del fallimento, magari di sbagliare qualcosa? No, guarda, ma io penso che in tutti gli sport da combattimento, per me la mia ansia è solo quella di vincere, fare una bella prestazione. Okay. Infatti quando è arrivato un colpo dove mi sono aperto qua 6 punti, qua 3 punti, il dito che poi mi sono operato che era messo così, lì per lì il dolore non lo senti, perché c'è l'adrenalina là, quindi diceva anche sta cosa qua è un pensiero secondario il farti male, cioè a me non mi è mai passato il fatto che l'ansia, cosa è quella che a volte magari ti faceva non esprimere bene o essere teso, quella di ok, c'è l'Olimpiade, c'è il mondiale, una gara che hai lavorato per 2 anni, per 4 anni, cazzo, devo arrivare bene, devo performare bene, devo andare, e allora quello, ma io non ho mai pensato, poi non faccio uno sport a contatto totale, ma i colpi mi sono arrivati abbastanza forti. Io calcola in una finale a Parigi 2016 mi è arrivato uno Yokogeri, io ho anticipato degli Zamizuki, che sarebbe il jab del pugilato, quindi io sopra, Yokogeri sotto, 8-7 ho vinto l'incontro, la sera ho fatto pipì in hotel, era sangue, te la faccio breve, l'ho rifatta ancora sangue e ho chiamato il dottore della nazionale, mi fa andiamo d'urgenza all'ospedale, hanno fatto l'attacco con contrasto e c'è una frattura del rene. Mamma mia. Quindi 7 giorni dovevo stare io immobile, se non si saldava dovevano intervenire e fare una specie, ma avevano spiegato in Francia, una specie di intervento che saldava il rene. Quindi possiamo dirlo alla faccia di quelle che dicono che il karate sportivo no, ma il nostro non c'è contatto, non si tocca, non si fanno male. Può proprio parlare con sempre Luigi e Bruno che noi non è che noi giochiamo, cazzeggiamo, ma abbiamo fatto pure roba seria, ovviamente è completamente diverso, però come diceva la prima volta che ci siamo visti, ma ha detto una cosa bella il senpai, che ha detto 5 cm di forza in più di questo calcio in faccia ti fa malissimo. E questa è gente che è abituata a prendere colpi pesanti, quindi sì, non c'è contatto totale, per carità, però noi abbiamo delle velocità assurde che non puoi reggere quella concentrazione per 6 match, cioè sbagli, io ho sbagliato l'allenamento, ho fatto male alle persone, e il rene, ho fatto il rene perché il calcio arriva pesante, cioè perché a me mi ha preso poi qua, non è ho preso qua e è andato a pizzicare il rene, quindi poi anzi in 2 giorni si è saldato, però per un poi io per 2 mesi ho fatto vita da anziano, divano, letto, perché si doveva saldare, poi ho ricombattuto, però vai a ricombattere con quel pensiero là. Esatto, ecco, capito? come ti vivi invece quello stress psicologico dopo aver subito magari un infortunio? No, quello se è un guerriero oppure smetti. Infatti io ho fatto l'allenamento, ho detto subito tiratemi subito qua, perché quella là non ti tiro, no, qua mi devi tirare, perché devo riprendere subito la botta qua e poi rivado, se no non combatti più, se no la paura ti blocca. Giustamente ho conosciuto gente che operazione, ecco quelli lì, Gyakutsuki, che è il diretto del pugilato, qua mascella fratturata a metà, frattura scomposta, e qua è uno degli ossi qua più forti che abbiamo, e quindi frattura scomposta, non è più riuscita a mettersi davanti all'avversario. Mamma mia, ci credo. Fortissimo sta ragazza, fortissimo, sì. Non è più riuscita perché poi ognuno affronta, sai, le sue paure. Io per dirti era subito il mio modo di ok, voglio prendere il colpo, voglio riaffrontare la paura, però non è semplice, perché io quando ho sentito, io per dirti, quando ti dicevo l'ansia che non è quella di farsi male, io ridevo all'ospedale, poi ho sentito mamma mia piangere al telefono, ho detto la cosa forse è grave, vedevo che aveva un nodo vitale, capito? Però io ridevo perché se mi faceva male, però sì, facevo pipì col sangue, per tutto mi passa. Però poi quando ho sentito lei piangere ho detto questa cosa è grave, allora e quindi sai, poi quando ti rimetti dici ma ne vale la pena, però quando sei là, ovviamente ora io ho vinto tutto, sono nella parte finale, però quando sei là e tu dici guarda che ci rischio che ti stacchi in piede,
tu vai, non ci pensi che il dito si può staccare o che il piede si possa rompere o non lo so. C'è una cosa che dici sì, guarda che c'è il rischio che vado, perché è una cosa che ti viene da dentro. Sì. Ora se ci penso già ora dico cazzo, alcune cose sono stato un po', cioè il cervello ragiona in quel modo però è bello pure per quello. Poi quando si è grandi si avverte un po' più il pericolo, infatti poi inizi a insegnare. E giustamente a questa età cominci Karate Kyokushinkai. Il grande hai detto tutto il contrario di tutto. Il grande senpai Luigi vuole che faccia una gara quando finisco la mia carriera. Io 1 anno 2 e finisco. Poi lui mi ha detto vieni 6 mesi al dojo, lui me l'ha detto, non io. Lui mi ha detto vieni, quindi colpa a lui, vieni 6 mesi al dojo e facciamo. Quindi ho detto ci penserò perché sono un po' più cosciente, avrò 40 anni, quindi ci penserò. Però con Senpai Bruno mi ci alleno sicuro, con lui ma io gira la voce che l'hai buttato giù comunque. Sì, gli ho tirato piano al video che abbiamo fatto, perché voglio bene. Comunque sto notando il tatuaggio sul braccio, vogliamo ricordare cose che hai vinto sulla mano? Per la gente che comunque ma perché non ripete sempre che l'ha vinta? Perché le ha vinte, esatto. Magari l'avessi vinta io, ma qua me lo scriverei. No, perché magari qualcuno che potrebbe vedere il video dice ma questo Erwin chi è adesso? Campione olimpico. Sì, Tokyo, però la scorsa, questa di Parigi no, la scorsa Olimpiade. Che voglio dire, comunque è già un traguardo bello. No, vabbè, per me è una cosa, cioè, la cosa più... Porca idea. È un traguardo discreto, no? Sì, possiamo dirlo? Sufficiente, diciamo, dai. Dai, sufficiente. Poteva far di meglio. L'unica volta che c'è stato il Karate alle Olimpiadi l'ha vinta lui, cioè adesso parliamo. Sì, non l'ha più fatto. La gente riesce a parlare lo stesso, come se fosse una gara che ha vinto il ping pong dell'oratorio qui a Ome. A me questa cosa è allucinante. Addirittura uno fa che io avevo scritto: se tu vieni 6 mesi al dojo con me, Senpai Bruno, Senpai Simo, io penso che in 6 mesi ti preparo per il Kyokushinkai. Minchia, di qua, di là, ma voi l'avete visto allenare mai? Cioè io so cosa guardare, un maestro sa cosa guardare, io non sono un maestro, lo so che gli manca un 10-15%, poi i mawashi nella faccia ve li tira, che manco lo vedete, perché io realmente i suoi non li vedo. Ok, io sono anziano, ma l'avete visto muovere prima di sparare minchiate? Cioè il discorso è lì, dobbiamo scendere da sto trono che ci dà il social di essere per forza a dimostrare superiorità, dobbiamo dimostrare comunicazione. Allora capire perché Senpai mi sta dicendo che secondo te, e io glielo spiego il timing, quello, la resistenza aerobica, quell'altro, gli metti un po' di condizionamento, un po' di serenità, c'hai non una Ferrari, il top del top c'hai in mano. Perciò parti già da 60, 70%, 80%. Quello è il senso, non è che uno passa al karate olimpico, entra in un torneo Kyokushinkai e vince, piglia legnate, perché sono stili diversi. Allora, se fai 6 mesi partendo da qua, partiamo già, per quello dico non mi servono 2 anni, 3 anni. 6 mesi, tutti i giorni, domenica libera. Allora sì. Lo vedo preoccupato. Guarda. È finito. No, però, no, a me non mi interessa dire l'Olimpiade, ovviamente si sa. La cosa bella dell'Olimpiade è che mi ha portato a conoscere vari stili, soprattutto vabbè, Luigi, Bruno, Simona. Io qua dopo 6 mesi dell'Olimpiade sono venuto e infatti è nata questa amicizia, perché quando sono andato al dojo da karateka, massimo rispetto, e mi sono messo a chiedere consigli perché mi affascinava questa disciplina, l'avevo vista solo nei video, e poi da lì abbiamo fatto una lezione di karate sportivo, una lezione di Kyokushinkai, abbiamo visto le tante cose che ci accomunano e le tante diversità, e adesso noi vogliamo portare questo karate, capito, al di fuori da sigle, dillo federazioni. Dillo il nome perché è bellissimo. Il karate unico. Il karate unico. E ci abbiamo fatto il primo stage e ci saranno altri 2 che grazie al nostro leader che stasera è qua, oggi è qua, faremo, non spoileriamo le città, però vogliamo portarla avanti. E poi magari Brazilian e Wing Chun, e poi veramente alla fine questo è mix martial arts, non è che manca la box, ovviamente mancano altre cose, però manca il Jet Kune Do. Per far litigare la gente, neanche l'agenzia delle entrate non più così coglione.
Figa, veramente, quando l'agenzia delle entrate. Siamo arrivati al punto che quando andavo a fare la spesa e tutto vedevo la gente e dicevo pugile. No. Oppure vedevano che mi guardava, lei si allena saltando la corda, no, ok. Ma se uno mi diceva si allena saltando la corda, già mi preparavo perché ci sarebbe stato uno scontro lì. Lui ti va a fare più nemici di quelli che ti può fare qualunque altra cosa al mondo. Quello è vero. Cioè, è allucinante. Però anche tanti amici, dai, diciamo, anche tanti amici. Indivisa gli amici. Ma avete mai visto in una stanza unica BJJ, karate sportivo, Kyokushinkai, Legge 104. Senpai il presidente dell'ASI comunque. E il ragazzo combatte, il ragazzo? Sì. Mizzica. E dilla qualcosa, no? Di cosa combatti te? Sportivo. Karate sportivo sempre. Quindi tra un po' dovrai sfidare. No, lo alleno io, lui è il mio allievo. Però c'è sempre comunque il passaggio di torcia. Bisogna farlo poi con il maestro. Il video è questo qua, l'allievo che supera il maestro. Lo devo allenare io. Il maestro sfida l'allievo. No, comunque a me fa piacere che ci siano tutte queste discipline messe insieme qua, che stiamo veramente creando qualcosa a livello, innanzitutto a livello magari politico per quanto riguarda, grazie anche al presidente che il senpai Luigi me ne ha parlato tantissimo di questa cosa, ma anche a livello divulgativo. Finora la divulgazione è sempre stata quella di io maestro di vado a far vedere che la mia disciplina è meglio della tua, non è mai stata integrante finora. Adesso sta diventando una cosa, stiamo cercando di portare a livello social, a livello con numeri anche parecchio importanti, che riusciamo a portare sempre più gente ad appassionarsi e dire sai che c'è, posso provare a fare questa disciplina, ma posso andare anche a provare l'altra, posso fare lotta in piedi, lotta a terra di Brazilian Jiu-Jitsu senza sembrare no, devo solamente rimanere nella mia disciplina, no? Che per tanto tempo c'è questo ego, no? Di rimanere solamente no, io faccio già la mia, già completa. No, ma il confronto che è la cosa importante che attualmente manca. Come dicevamo prima, ognuno si chiude nel proprio dojo, pensa di avere la verità all'interno di quattro mura e da lì non si schioda. E comunque ti volevo dire una cosa, carissimo mio amatissimo campione, già noi abbiamo spoilerato già le altre due date. Adesso taglia. Che caso poi mi E che siamo? Amazon siamo! Rasta Power SRL! Porca puttana, mi sono rovinata, 50 anni il lavoro. Sì, però guardate che vasodilatazione fa il senpai. Porca miseria, che Solo Rasta Power. Che ma non ve lo dico per comprarvelo, non ve lo comprate se non lo volete, carosi, ma non per male. Qua, pure Senpai Bruno ormai è vasodilatato.